Quella è l'entrata, la Torre dell'Orologio. Qua entriamo nel centro storico di Salò, però volevo farvi prima vedere, ciao, sono Stefano. Volevo farvi vedere prima questa zona, prima di entrare, perché se da un po' che non venite a Salò, troverete qualche anno questa parte, guardate che bella. Qui avete tutte le panchine, c'è il fresco e là in fondo si va direttamente al lungolago. Però io adesso invece volevo farvi vedere il centro, quindi partiamo da qui, dalla Torre dell'Orologio, e raggiungiamo l'altra porta, praticamente dove finisce poi il lungolago. Parentesi, qua sotto in descrizione, se mi ricordo, vi metterò altri video di Salò, perché ho fatto dei video sulla passeggiata di Salò che non inizia da lì in realtà, ma c'è una passeggiata molto più lunga che inizia poi dal cimitero e fate altri 2-3 km. Però andiamo a vedere questo centro di Salò. Naturalmente anche qui si vede il leone, no? Dominazione veneziana. Questi palazzi sono molto caratteristici qua e ne trovate tanti con questo stile, Gardone Riviera, toscano moderno, eccetera. Guardate che bello quel terrazzo. Ecco, Salò ha molti palazzi storici con questi ornamenti, sono molto belli. Faccio vedere, là fanno musica, però non so se è un pianoforte vero o credo la musica di questo negozio. No, è la musica di questo negozio. Intanto qua ci danno delle indicazioni, mentre io leggo vi faccio vedere con il sottofondo della musica. Allora, Borgo di Salò, contrada della Piazzuola, dove siamo adesso. Alla fine del 300 era chiamata Contrada di Capo del Borgo e comprendeva le case intorno, attuale piazza Zanardelli. Poi da questa piazza iniziava, come ora, la via principale che attraversa tutta la città, quindi parte qui dall'orologio e arriva all'altra porta, il Carmine, che andiamo a vedere adesso. Ed era chiamata, questa era chiamata Via di Sotto, costituente un tratto sulla strada Regia che da Brescia giungeva a Gargnano. Quindi la strada sopra probabilmente già esisteva e questa è la strada di sotto che portava, sì, la musica arriva da qua. Non c'è un pianoforte che suona, ma è questo un negozio molto bello di gastronomia. Guardate che bello questo angolo, questa pasticceria che c'è da una vita. Io non so se poi è accaduto gestire, ma quando ero bambino me la ricordo questa pasticceria, perché ho abitato anche da bambino, abitavo qua a Salò. Qui poi andate sul lungolago, come andate anche lì sul lungolago, però ho già fatto un video specifico per il lungolago, ma io volevo farvi vedere questo posto invece, un po' il centro. Allora, io ho abitato qui quando ero bambino, a Salò, Manerba, Gardone Riviera, e quindi ho dei bei ricordi di tutti questi posti. Allora andiamo, adesso c'è una piazza fantastica di là che unisce tutta questa via, il centro storico, al lungolago, quindi si vede sia il centro storico che il lungolago. Guardate questo scorcio che bello, e là c'è il lago, vedete? Non so se si vede, no.
Poi ditemi nei commenti se siete già stati qui a Salò, se vi piace, veramente bellissima. Qui vedete il lungolago, guardate che bello, sempre molto curata Salò, qui ci uscirebbe bene una bella fotografia, Ora, per darvi un po' di contesto, oggi è martedì, sono circa le 18 e oggi è il 3-4 luglio, non ricordo, quindi non c'è molta gente. Qui sabato e domenica, sempre inverno, estate, è pienissima, È carino questo bar, guardate, bello questo bar, Guardate, la 500. Qui invece siamo in Piazza Duomo e vi consiglio naturalmente di venire qui. A sinistra c'è anche una bella gelateria, il gelato a me piace molto, è veramente bellissimo. Già da fuori è molto imponente, anche nella sua semplicità, secondo me con tutti questi mattoncini è molto caratteristico. Adesso arriviamo con la piazza che a me piace, è il mio posto preferito. Tra poco ci arriviamo. Io abito a Desenzano, ma non l'avevo ancora detto, e ho aperto questo canale per parlare nello specifico del lago di Garda. Ora, già questa piazza è bellissima, però c'è quella poi davanti che è famosissima, vi faccio vedere però questo posto. Naturalmente qui conoscete, penso ormai chi non conosce la storia di Salò, legata naturalmente a Mussolini, e naturalmente trovate spunti di questa storia ovunque per ricordare. E guardate che bello con le palme, i giardini, e là c'è il lungolago. Dicevo che ho già fatto un video sul lungolago, poi se mi ricordo lo metto in descrizione, altrimenti comunque lo trovate nel mio canale. Quindi ho fatto un video proprio per tutto il lungolago, perché il lungolago non parte dal centro qui, ma da molto più dietro, ricordatevelo, quindi da dove c'è il cimitero, e fate una bellissima passeggiata ed è pieno di piccole spiagge. Vedete, trovate tutti questi vicoli, qui adesso andate, non vi faccio vedere, ma là sopra c'è la strada principale ed è carino comunque esplorare tutti questi vicoli. Qui guardate che bello questo panorama. Ora non vado di lì, ma perché ho già fatto, come vi ho detto prima, un video molto lungo proprio tutta quella parte. Invece io volevo farvi vedere il centro, e poi ci sono tutte queste viette, vedete, carine, potete esplorarle. Adesso vi faccio vedere un palazzo molto bello qua a sinistra. Anche qui poi si congiunge con il lungolago, guardate che bello questi archi. E guardate questo palazzo, adesso mi giro, faccio vedere, guardate che bello questo palazzo, fantastico, con tutte le rose, bello questo posto, Ecco, adesso ora vi faccio vedere, guardate questo posto, intanto già qui che spettacolo con il lago. E guardate che bello. Qui ecco il mio posto preferito. Faccio vedere un pezzo, anche ci sta di qua, perché anche se non è un video dedicato al lungolago, però la piazza qui la vediamo. Guardate che bello. Qua è tutto il lungolago, che il lungolago non finisce là, ma continua fino, vedete, quella zona, poi c'è il cimitero là in fondo, quindi partite dal cimitero e fate una lunghissima passeggiata che è molto molto bella. Adesso vi faccio vedere la piazza alle mie spalle. Guardate che bello, questo è l'hotel. È proprio bella questa piazza. Allora, adesso continuiamo, però qui se venite fermatevi a bere un caffè, perché avete alle spalle il centro storico e guardate, anche per cenare la sera, che bello. Questo è il ristorante, lì invece c'è il bar e là un altro bar,
Anche qui guardate che bello. Ok, facciamo questa via adesso. Questa è, credo, la parte più vecchia, anche magari più caratteristica. Di là la parte più nuova, e qui però è bello anche passare, guardate. Naturalmente di là è più moderno, più bello, ci sono più negozi, più ristoranti, più bar, però anche caratteristico passare in queste vie. Ok, qui troviamo un'indicazione. Allora, cosa ci dice? Questa è la contrada della Calchera e il suo nome, ancora in uso, deriva dalla forma dialettale di calcara, quindi una fornace qui esistente per la trasformazione di materiale calcareo in calce. Poi ci dice che è documentata nel 300, estesa dalla contrada della chiesa sino alla porta del Carmine, che adesso vi faccio vedere avanti, a cavallo dell'attuale via Gerolamo Fantoni. Quindi era la contrada più popolosa, contando 33 case. Nel 500 compare nella Calchera la contrada dell'ospedale, che è là appena più avanti, e questa contrada nel 1782 vi si iniziò la costruzione del nuovo ospedale, che poi lo vediamo là avanti, adesso uscendo. Adesso però voglio farvi vedere, interessante, la porta d'uscita di là. C'è la porta di uscita, ora vi faccio vedere e vi spiego dove siamo e che cosa fare quando siete qua. Di là, bellissimo, andate a Gardona Riviera, ve lo consiglio. Quello è l'ospedale che citavo prima leggendo la descrizione del borgo. Lì inizia il lungolago, ve lo consiglio, sarò, è bellissimo. E questa è la porta del Carmine, anche qui naturalmente c'è il leone, e questa è la contrada del Carmine. Allora, mentre vado giù, mi faccio una passeggiata sul lungolago, io vi saluto, grazie per essere rimasti qui fino alla fine, mettete un like, iscrivetevi al canale, è importantissimo, e ci vediamo in un prossimo video.